Hai notato che i social network, come dire, non sono più come una volta? Una volta pubblicavi una cosa, aspettavi 5 minuti e capivi se aveva fatto centro o finiva nel dimenticatoio. Adesso ci sono dei social di cui puoi cambiare l'associazione dei post, dei social che ti fanno e ti rifanno notifiche, magari anche di cose vecchie di giorni, dei social che ti fanno vedere cose differenti dal timing cronologico a cui ci hanno abituati. Io sono Francesco Facchini e questo è Fa Club, o meglio, IA Fa Club, perché ormai tutto è IA. Un canale nel quale cerchiamo di capire insieme, io e te, il senso della tecnologia che ci circonda e l'utilità della tecnologia che ci circonda, dall'intelligenza artificiale ai social, dall'hardware al software, insomma tutto quello che sta capitando in questa epoca di rivoluzione, per capirci qualcosa insieme. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale e clicca la campanella su tutte per ricevere tutte le notifiche di aggiornamento. Adesso parliamo di tempo, ma del tempo non tuo, ma di quello dei social, che è cambiato profondamente. Un tempo tutto ruotava attorno alla cronologia. Stavi a guardare e di solito vedevi le cose pubblicate più recentemente, cioè qualche secondo prima. Invece adesso no, la pubblicazione è profondamente cambiata ed è basata soltanto su un algoritmo, che non è un algoritmo di ranking cronologico, ma un algoritmo legato al fatto che sui social cominciano a vincere i contenuti che attirano le persone. Quindi quelli che seguono i trend, ma anche qualcos'altro. Insomma, per capire bene come sono cambiati i social e come è cambiato il tempo dei social, il caso più eclatante è Instagram. Io me ne sono accorto quando c'è stato quell'upgrade, quell'aggiornamento molto importante che ha trasformato un po' la home dei nostri account, non affidandola più a delle foto quadrate, ma allungando verso un formato 4 quinti un po' più verticale e dandoci la possibilità addirittura di cambiare l'ordine dei contenuti nella home che una persona può vedere. E quindi se cambia l'ordine dei contenuti non è più importante che io evidenzi, metta in evidenza o mi insegua la pubblicazione continua, perché la cosa più importante è l'ultimo contenuto che viene visto dagli altri. Queste piattaforme diventano piattaforme editoriali. Poi sia su Instagram che su Facebook che su TikTok, insomma, sulle principali piattaforme che frequentiamo, ormai non vale più solo quell'algoritmo dei per te, delle cose che il social ti consiglia, perché c'è l'algoritmo, o meglio, c'è il feed dei preferiti, cioè quelli che tu dichiari essere quelli di cui ti importa, oppure dei seguiti, che sono sempre un gruppo di account che tu segui, a cui tu dai importanza, ma non necessariamente i migliori, quelli in cui vai più spesso, sono tutti quelli che segui. E quindi questa cosa qui modifica un po', come dire, l'atteggiamento che l'utente ha nei confronti di un contenuto. Perché se non è più basato sull'algoritmo che ha ranking legati alla cronologia, su cosa sarà basato? Tu pensa che la questione su TikTok si fa ancora più estrema, perché un contenuto che viene pubblicato e poi sparisce può ritornare prepotentemente ad essere virale solo perché magari emerge un trend di argomento che lo riguarda e quindi quel contenuto torna su dal dimenticatoio e viene riproposto. Un'altra delle cose interessanti è il sistema di notifiche. Io personalmente ho notato che da YouTube a TikTok, da Facebook a Instagram, le notifiche push ormai non ti fanno più, come dire, allarmare per l'ultimo contenuto, ma fanno in modo di riproporre quel contenuto che ha destato interesse, come dire, mettendolo sotto il naso anche a te. E quindi puoi avere notifiche push di cose che magari sono pubblicate prima. Sì, però aspetta un attimo. Allora che cosa conta davvero per avere successo con un contenuto sui social network? Comincia a contare qualcosa di diverso, qualcosa che a me piace molto. Provo a dirtela così. Per un contenuto conta quanto resta in piedi, non quando viene pubblicato. È come un segnale, come dire, lanciato in aria.
se è utile, se è importante, se dice qualcosa alle persone, verrà recepito anche dopo giorni, anche dopo settimane. Se non lo è, sparirà subito. Secondo uno studio dell'americano Scott M. Graffius, studioso dei social, la durata media di un contenuto Instagram è più o meno 48 ore. Però lui stesso ha notato come una, come dire, rimessa in circolo da parte di un utente che magari naviga in modo non lineare, ma a cui interessa quell'argomento, perché quell'argomento è di qualità, ecco la parola che mi piace, beh, la vita di quell'argomento si può raddoppiare o triplicare molto facilmente. Questo lo puoi vedere anche su YouTube, dove video che magari iniziano a essere visti piano per un rilancio di uno spettatore che guarda quel video e lo trova interessante per la sua vita, possono poi diventare addirittura virali, ma dopo un po' di tempo, e quindi conta molto come fai il contenuto, che qualità ha il contenuto. E ti dico anche una cosa in più, il fatto che il contenuto sia atemporale, che si regga in piedi, che possa essere letto utilmente da persone che lo leggono dopo una settimana, dopo 6 mesi, dopo 2 anni. E quindi finalmente cambia tutto. Non bisogna essere rapidi, bisogna essere giusti per la qualità di quello che dici, per il tuo pubblico, per il linguaggio che usi, per la piattaforma dove stai. Chi fa contenuti oggi deve imparare, sì, a intercettare i trend, ma anche a rielaborarli con stile, con personalità, con una prospettiva originale, cioè dicendo magari su una cosa di cui parlano tutti un qualcosa di diverso. Deve scegliere il formato adatto, video brevi dove servono e sulle piattaforme in cui vanno di più, video lunghi dove c'è spazio, e soprattutto deve costruire un'identità riconoscibile che faccia sentire che, come dire, sei proprio tu quello che parla molto bene di quell'argomento lì, e che sei tu che dai contenuti di qualità, anche se quel contenuto arriva davanti a chi lo guarda dopo 2 settimane. La quantità resta importante, ma la qualità è l'unica cosa che fa durare un contenuto sui social. E poi, se ti interessa, insomma, questo tipo di temi, torna a trovarmi su IA Fa Club. Io sono Francesco Facchini, un video strano, un video un po' particolare. Dimmi nei commenti se ti eri accorto di questo timing un po' diverso dei social network, e se questo ha un effetto sul tuo modo di vivere i social network o sul tuo modo di fare contenuti. Però ormai facci caso, perché è una cosa che sta succedendo e di cui pochi hanno parlato finora. I social network hanno ormai un tempo, un timing differente, un timing di cui devi approfittare. Alla prossima.